O, przepraszam bardzo. Sono qui a spiegarti oggi che il tuo successo dipende solo ed esclusivamente dalle tue abitudini. Le abitudini sono delle azioni consolidate nel tempo che ci permettono di dare una lettura della realtà e in questo modo ci permettono di agire in un determinato senso. Cioè, sono la cristallizzazione delle nostre concezioni del mondo all'interno dei nostri comportamenti. Molte volte non ci rendiamo conto che siamo dei falliti a causa delle nostre abitudini. Le abitudini si formano in due modi. Le sviluppiamo in modo naturale, grazie alla nostra spontaneità, quindi senza quasi accorgercene, e vengono acquisite, quindi le impariamo. Un'abitudine si acquisisce con la ripetizione frequente di un'azione o di un set di azioni. Il fatto che un'abitudine ci viene naturale porta al rischio di non sentirne più la presenza, di non sentirne più gli effetti. Col passare degli anni, le cattive abitudini possono consolidarsi così tanto da farci sentire ingabbiati in quello che noi stessi siamo riusciti a creare, oppure non siamo riusciti a creare. Pensaci, è tutta una questione di prospettiva. Un'abitudine può essere cambiata grazie a una prospettiva diversa, a una prospettiva nuova. Ma come facciamo a risolvere tale problema? Secondo te, questo è un problema? Raccontami nei commenti cosa ne pensi delle abitudini e sarò felice di risponderti. Il punto è questo. Quando noi cerchiamo di cambiare qualcosa, noi ci focalizziamo troppo sul risultato finale e abbracciamo troppe informazioni e questo fa distogliere la nostra attenzione dal vero punto principale, la costanza. Le mini task ci aiutano ad adottare le nuove abitudini gradualmente, perché è un adattamento attivo ai risultati, ovvero step dopo step dopo step dopo step ci sono vari risultati ed è futile cercare di coglierli tutti. Il metodo qui è di adattarsi gradualmente ai risultati, quindi è una costante rimodulazione del proprio modo di agire, del proprio modo di fare, in base agli scopi specifici, concreti, tangibili che ci siamo posti, quindi in base all'obiettivo. Praticamente di volta in volta noi stiamo insegnando a noi stessi come comportarci ad ogni risultato raggiunto. Il nostro corpo è creato in modo tale da riconoscere cosa ci rende felici e cosa no. Quando noi vogliamo cambiare qualcosa, se vediamo dei risultati, lì entra in ballo il nostro meccanismo di gratificazione. Io vivo in Polonia e sto cercando di imparare il polacco. Per ben 6 anni non ho studiato il polacco. Dopo 5 anni e mezzo ho realizzato che forse era il momento di incominciare a studiarlo. Non è che io abbia vissuto per 6 anni in Polonia e sono arrivato a una piccola challenge per riuscire a studiare, a incominciare a studiare il polacco finalmente. Il challenge che io mi sono posto è stato quello di scrivere una parola al giorno, in quanto avevo letto tempo fa che noi in media utilizziamo dalle 2 alle 4.000 parole del vocabolario di una lingua, quindi ho detto oro per i prossimi, quanti sono? Allora 365, quindi nei prossimi 6 anni io riuscirò a imparare 1800 parole
Tu potresti obiettare dicendo che una parola al giorno cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia una parola al giorno? Dove vuoi andare con una parola al giorno? Beh, una parola al giorno ti aiuta per quel che io chiamo la prima abitudine sana per diventare una persona di successo, che è mostrarsi presenti. Hai presente all'appello a scuola quando tu alzi la mano e dici presente? Il solo fatto di essere lì, quindi essere presenti, ti farà fare il compito. Una volta che ti sarai mostrato presente all'impegno, il nostro corpo-mente ti darà un'indicazione su cosa fare per essere felice e soddisfatto per quel che stai facendo. Se continui a provare e riprovare tale esercizio e vedi che il tuo corpo-mente non ti manda alcun segnale del tipo che ti annoi nonostante i vari tentativi, non riscontri miglioramenti di umore, dopo circa 2-3 settimane che lo stai facendo, vuol dire che tale attività o tale esercizio non fa per te. È arrivata l'ora di cambiarla, fare altro, esplorare e provare qualcosa di nuovo. Ci sono alcune abitudini che ti rendono più felice di altre abitudini. Quando io imparo una frase al giorno in polacco, sono soddisfatto e anche felice, cioè lo considero come un successo, capito? Una parola al giorno per me in polacco è mostrarmi lì, mostrarmi all'appello, mostrarmi presente. Una frase al giorno mi rende felice. Prova a fare un mini task, un mini challenge al giorno. Quotidianamente tu devi mostrarti all'appello di ciò che tu ti sei prefissato di fare. Quindi tu praticamente in questo modo alleni la tua volontà. Questo è un esercizio per allenare la nostra volontà, la nostra motivazione. Perché ricordati, la felicità è un allenamento attivo, è un esercizio attivo. Nel lungo andare, le mini task, le mini challenge ti aiuteranno a rimpiazzare piano piano, quindi gradualmente, le tue vecchie abitudini dannose, deterioranti, con quelle nuove. E quelle nuove sono frutto della tua intenzionalità. Non sembra un paradiso? Non sembra un'utopia? Przepraszam bardzo, Va, cammina, che sto imparando il polacco. ale przecież nic się nie dzieje, spokojnie.